Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi analizziamo il nuovo EP di una band egiziana che col suo fascinoso death metal tecnico e sinfonico riesce a riportarti indietro nell'epoca più celebre della propria terra. Se si accostano tra loro metal e antico Egitto, inevitabilmente il pensiero corre ai Nile. Sia sul piano lirico che su quello musicale, la band guidata da Karl Sanders ha sempre mostrato sonorità dalle forti suggestioni medio orientali e un immaginario fedele alla religione e alla storia egizia. Tuttavia gli americani non sono gli unici ad aver preso ispirazione dall'antica civiltà sorta intorno al Nilo. Del progetto Uno strano Neken abbiamo già raccontato in questa retrospettiva. Oggi invece ci occupiamo degli Scarab. Nati nel 2006 a Il Cairo dalle ceneri degli Hate Suffocation, sin dagli esordi hanno puntato a valorizzare ed esaltare la storia e la mitologia del proprio paese. Un intento che da allora è stato portato avanti attraverso 3 full length e alcune uscite più brevi. L'ultima è l'EP Transmutation of Fate, uscito lo scorso 8 maggio tramite Brutal Records. Al suo interno gli egiziani suonano qualcosa di paragonabile ai citati Nile, seppur alla lontana. Sempre di death metal parliamo, ma un po' diverso da quelli degli statunitensi. In primis manca l'elemento brutal. Se il grunt profondo bassissimo di Sami Sayed va in quella direzione, le chitarre sono meno pesanti rispetto alla media del genere. Inoltre lo stesso cantante si alterna spesso con cori puliti che aiutano le atmosfere a essere ieratiche. Proprio queste ultime sono il punto forte assoluto degli Scarab, che si dimostrano capacissimi nell'evocare sensazioni molto lontane dal death medio, antiche, maestose, ritualistiche come sono. Atmosfere aiutate molto anche dal tappeto continuo di orchestrazioni. A tratti minimale, altrove di gusto medio orientale, contribuisce molto al fascino di Transmutation of Fate. Lo stesso vale per le chitarre. I riff sono spesso orientaleggianti, i fraseggi tecnici, ma senza la frenesia più tipica. Al contrario, anch'essi sono al servizio delle atmosfere, presentandosi spesso espansi. Merito anche di una registrazione non pulitissima. Incide un po' sulla potenza delle ritmiche, ma in maniera minima sulla resa dell'EP. E anzi, il fatto che i riff non graffino troppo lascia ancora più spazio agli Scarab per generare sensazioni fascinose e solenni. Parliamo insomma di un genere molto personale, ma gli egiziani riescono a unirci anche una grande abilità nel songwriting e una grande ispirazione. Consente alla loro musica di risultare efficace anche a dispetto di una complessità notevole. Tutte e 4 le canzoni di Transmutation of Fate sono tortuose e sopra i 6 minuti di durata, ma nonostante ciò l'EP è molto accessibile. Merito non solo delle già citate atmosfere, in cui bastano pochi ascolti per entrare, ma anche della spiccata musicalità che gli Scarab sanno inserire nella propria musica. Non si può parlare di death metal melodico in senso stretto, se non in rari frangenti, ma il disco presenta fraseggi e armonie facili da ricordare da parte delle chitarre, delle orchestrazioni, dei cori e anche del basso di bombast, spesso ben udibile. Da tutte queste premesse deriva un EP con davvero poco di criticabile e tantissima sostanza, già a partire dalla opener Woe of the Sphinx. Possiede un riff di base con un andamento obliquo, già molto arabeggiante, declinato a volte su un ritmo lento, a tratti in maniera più tecnica e febbrile. Si alterna con momenti molto aperti e di gusto folk, spesso corali, e con altri invece più diretti in stile death. Si viene così a creare un contrasto molto funzionante, grazie anche all'aura antica ed esotica che sviluppa. È il picco del disco con Epistle of Secret. La sua struttura, saliscendi tra fughe febbrili e passaggi cadenzati, in senso tecnico o lineare che sia, è efficace anche grazie all'inserimento di stacchi che fanno respirare la musica. Tra di essi spicca il finale, anche piuttosto profondo a livello emotivo, rappresenta la ciliegina sulla torta del complesso. Anche le altre 2 tracce dell'EP, però, non scendono sotto l'eccellenza, soprattutto Monarch of Violence in chiusura. Anch'essa ha una natura duale tra momenti contorti, a volte persino preoccupati, e frazioni più espanse e ieratiche, spesso ripiene di sinfonia, che contagia anche l'altra parte. Infine, persino il punto basso della scaletta Ends of the Sun ha molto da offrire, coi suoi momenti rituali uniti ad altri dalle ritmiche molto macinanti in un ibrido labirintico dal grande fascino. Arrivati a questo punto è probabile che non sia necessario sottolineare quanto Transmutation of Fate sia pregevole. È un vero gioiello pieno di spunti vincenti e quasi dispiace sia lungo solo 27 minuti. Di musica così valida, interessante e personale ne vorresti di più. In definitiva, gli Scarab sono riusciti a portare con grande efficacia in musica l'esotismo e le suggestioni che l'antico Egitto scatena nelle persone che ne sono appassionate.
Se ami il death metal e sei tra loro, o anche se semplicemente cerchi nel genere qualcosa di originale e poco scontato, non possiamo che consigliarti Gli Egiziani. Voto di V-Metal Even 76 sul massimo di 80 per gli EP. Anche per oggi è tutto. Ti abbiamo intrigato a proposito di questo viaggio all'indietro nel tempo in musica? Diccelo nei commenti oltre a mettere like e condividere le recensioni. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale ed attivare la campanella degli avvisi per non mancare neanche uno dei video pubblicati ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito i link sono qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.